lista non l'ho fatta io, l'ha fatta la mia mamma. Nell'info box vi metto la playlist che contiene tutti gli episodi realizzati finora di questa fiaba. Siete pronti? Partiamo allora. Finalmente i nostri amici sono riusciti ad uccidere la strega cattiva dell'Ovest e a riunirsi tutti assieme. Portato a termine questo compito, ora non devono fare altro che tornare nella città di Smeraldo e comunicare la grande vittoria al mago di Oz. Non c'erano strade per la città di Smeraldo, sapevano solo che dovevano andare verso est, ma arrivò sera e ancora della città non c'era l'ombra. Quando erano stati attaccati dalle scimmie alate, avevano volato velocissimi sopra i campi e adesso a piedi era tutto molto più complicato. Il giorno dopo il gruppo si consultò sul da farsi. Secondo me ci siamo persi, disse lo spaventapasseri. Così non raggiungeremo mai la città di Smeraldo e io non avrò mai un cuore, disse il boscaiolo di latta. E io il mio coraggio, aggiunse il leone. E se chiamassimo i topi di campagna? Propose Dorothy. E così fecero, e poco dopo li raggiunse la regina dei topi di campagna. Cosa posso fare per voi, miei amici? Chiese. Ci potresti indicare la direzione per la città di Smeraldo? Disse Dorothy. Certo, ma è molto lontana da qui. Stavate andando nella direzione sbagliata. Poi, notando la cuffia d'oro indossata dalla bambina, la regina aggiunse: ma perché non chiamate le scimmie alate? E come si fa? Chiese Dorothy. Basta usare l'incantesimo della cuffia d'oro. La formula magica è scritta all'interno. Non sapevo fosse magica, esclamò. Dorothy si tolse la cuffia e lesse la formula magica ad alta voce. In pochi minuti la banda delle scimmie alate era tutta davanti a loro. Cosa comanda, mia signora? Chiese il re delle scimmie alate con un inchino. Vogliamo tornare alla città di Smeraldo, disse Dorothy. E abbiamo smarrito la strada. Vi portiamo noi. E girandosi verso le scimmie alate, il re comandò loro di prenderli e portarli alla città di Smeraldo. Così li presero sulle loro spalle e iniziarono a volare per i campi spogli e desolati delle terre dell'Ovest. In poco tempo arrivarono alla città di Smeraldo, dove le scimmie alate li deposero con dolcezza. Ricordati che hai ancora a disposizione solo 2 comandi da impartire a noi scimmie alate, disse il re a Dorothy prima di volare via con tutta la sua banda. Il guardiano della porta, stupito nel vederli tornare tutti sani e salvi, li fece entrare nella città. Abbiamo ucciso la strega cattiva dell'Ovest. Adesso il mago di Oz ci deve ricevere ed esaudire le nostre richieste, disse Dorothy alla guardia, che subito corse da Oz ad avvertirlo. Tutti si aspettavano di essere ricevuti immediatamente dal mago e anche in modo trionfale, ma così non fu. Anzi,
passavano, ma nulla accadeva. Alla fine, spazientiti, Dorothy e gli altri fecero recapitare un messaggio a Oz, in cui dicevano che se non li avesse subito ricevuti, avrebbero chiamato in loro aiuto le scimmie alate. Oz, dopo aver ricevuto quel messaggio, li convocò al suo cospetto per il mattino seguente. Quando finalmente furono portati nella grande sala di Oz, ognuno di loro si aspettava di vedere il mago sotto le sembianze con cui lo aveva visto prima di partire. E invece, con gran sorpresa di tutti, nella stanza sopra il trono non c'era nessuno. Ad un tratto sentirono una voce che proveniva da un punto indistinto della grande sala. Io sono Oz, il grande e terribile. Perché mi cercate? Abbiamo eliminato la strega cattiva dell'Ovest e siamo venuti a chiedervi di mantenere le vostre promesse, disse Dorothy. Quali promesse? Rispose Oz. A me avete promesso di riportarmi a casa nel Kansas, disse con fermezza la bambina. E a me avete promesso un cervello, aggiunse lo spaventapasseri. A me avete promesso un cuore, continuò il boscaiolo di latta. E a me avete promesso di darmi il coraggio, concluse ruggendo il leone codardo. Nella sala ci fu silenzio. Tornate domani, ho bisogno di riflettere, disse Oz. No, non aspetteremo un minuto di più, urlò Dorothy. A quel punto il leone ruggì così forte che per lo spavento il cagnolino Toto fece un balzo e andò a nascondersi dietro un paravento che stava proprio lì accanto. Il paravento cadde e dietro stava nascosto un vecchino calvo e pieno di rughe. Chi sei tu? Disse il boscaiolo di latta, che con l'ascia pronta a colpire gli fu subito addosso. Io sono Oz, il grande e terribile, ma ti prego, non farmi del male. Farò tutto quello che volete. Tutti quanti lo guardarono sbalorditi e sorpresi. Adesso spiegaci tutto, dissero. Oz chinò il capo e iniziò a raccontare. Non sono un mago, sono un illusionista e lavoravo per il circo. Un giorno, durante uno dei miei spettacoli in mongolfiera, la fune che la teneva legata a terra si spezzò e io volai e volai lontano fino ad atterrare qui, a Oz. Gli abitanti del posto, vedendomi arrivare dal cielo, credettero subito che io fossi un potente mago e quindi mi proclamarono re per poterli difendere dalle streghe cattive. Ma quindi sei un impostore, disse Dorothy. Sì, sono un impostore, rispose a capochino Oz, mentre sul loro volto si dipingeva la delusione. Ma non abbiate paura. Recito la parte del mago da così tanti anni che forse posso ancora aiutarvi. Negli occhi di Dorothy e gli altri si riaccese la speranza. Se manterrete il segreto sulla mia identità, venite qui domani mattina ed esaudirò i vostri desideri. Così, il mattino dopo, si ripresentarono tutti nella grande sala davanti ad un mago di Oz, pensoso e silenzioso. Sono qui per il mio cervello, disse lo spaventapasseri. Per darti un cervello dovrò levarti la testa, disse con solennità teatrale Oz, e così tolse la testa allo spaventapasseri. Levò un poco di paglia e prese da
di crusca e una manciata di chiodi con cui la riempì. Rimise a posto la paglia e riattaccò con cura la testa al capo dello spaventapasseri. D'ora in poi sarai un grande uomo, perché ti ho dato un cervello pieno di acume, esclamò Oz. Lo spaventapasseri, felice ed orgoglioso del suo nuovo cervello, ringraziò di cuore il mago. Ora è il mio turno. Sono venuto a prendermi un cuore, disse il boscaiolo di latta. Siediti, dovrò fare un buco nel tuo petto per metterci un cuore, gli rispose Oz, indicandogli una sedia su cui sedersi. Oz prese un paio di cesoie e fece un foro nel petto di latta del boscaiolo. Poi frugò in una borsa e tirò fuori un cuore di pezza che sistemò con cura al suo interno. Infine richiuse tutto al meglio che poteva. Ecco fatto, adesso hai un cuore di cui qualunque uomo andrebbe fiero, disse Oz, mentre il boscaiolo non finiva più di ringraziarlo. Venne il turno del leone codardo. Io sono qui per il coraggio, disse. Vado subito a prenderlo. Aspetta un attimo, gli rispose Oz, che aprì un armadio e ne estrasse una bottiglietta che porse al leone. Bevila, gli disse. E il leone bevve tutto il contenuto. Ora sei pieno di coraggio, aggiunse Oz, e il leone ruggì forte, sentendo il nuovo coraggio che si stava infondendo in lui. Infine toccò a Dorothy. Ora devi farmi tornare nel Kansas, disse ad Oz. Il mago di Oz sorrise, la prese per mano e la accompagnò alla finestra, dicendole di guardare fuori. Sul piazzale di fronte al palazzo stava gonfiata un'enorme mongolfiera. Quella è la mongolfiera che mi ha portato qui al paese di Oz. Ora sono stanco di far finta di essere un grande mago e voglio tornare a casa come te. Quindi oggi stesso partiremo. Dorothy saltò dalla felicità assieme a Toto. Oz l'accompagnò fino alla mongolfiera e iniziò i preparativi per la partenza al viaggio, slegando le grosse funi che la tenevano attaccata al suolo. Poi salì nella cesta salutando i suoi sudditi. Sto andando a trovare un grande mago che abita tra le nuvole, disse loro. Fine al mio ritorno sarà il saggio spaventapasseri a governarvi. Tra gli applausi della gente, lo spaventapasseri gonfiò il petto d'orgoglio per l'incarico ricevuto. Intanto la mongolfiera iniziava a staccarsi dal suolo. Le grida di gioia della gente furono così forti che Toto, per la paura, scappò via dalle braccia di Dorothy, nascondendosi. La bambina, che proprio in quel momento stava salendo nella cesta della mongolfiera, corse subito a cercare il cagnolino. La mongolfiera sta per partire, Dorothy, le urlò Oz. Proprio in quel momento una folata di vento iniziò a spingere la mongolfiera, che si staccò definitivamente dal suolo e iniziò pian piano l'ascesa verso le nuvole. Dorothy riaggiuffò Toto e guardò verso la mongolfiera. Torna indietro, voglio venire anche io, strillò la bambina. Non posso, mia cara, addio, gridò di rimando Oz, mentre si faceva piccolo piccolo nell'azzurro cielo. Quella fu l'ultima volta che videro il mago di Oz. Il capitolo di oggi finisce qui. Mettete un
like se il video vi è piaciuto e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi appuntamenti. Se siete arrivati fino a qui, commentate con l'emoji di un cagnolino. Con questo vi saluto. Spero di essere riuscita a farvi rilassare e noi ci vediamo al prossimo video.